Signore e signori, sono Carlo Simonelli, consigliere informatico della Camera e sono qui con voi per parlare dell'impiego di CMD Build in Camera dei Deputati. Con voi almeno nello spirito, visto che vi parlo da Roma. Saluto anche tutti gli amici che sono lì in sala. Allora, dunque, questo è l'indice del mio intervento che andiamo a vedere slide per slide. I monomaniaci, quelli che puntano a un unico scopo, i monomaniaci, sono i soli veri realizzatori. Ho scelto questa affermazione di Peter Drucker per definire la mia monomania: automatizzare per migliorare. Sono convinto che le direzioni di informatica devono automatizzare i loro processi. Così misurano gli indicatori chiave, controllano l'efficacia, l'efficienza e attuano piani di miglioramento. Mi ricollego con questo all'intervento che mi ha preceduto di Graziano Fastelli. Servizi IT e progetti informatici. Noi del Servizio Informatica della Camera dei Deputati forniamo servizi IT a 3 classi di utenza. In primo luogo agli onorevoli deputati. Ai 630 deputati assicuriamo l'erogazione di molti servizi informatici. Tra essi vi sono ad esempio la votazione elettronica per le votazioni dell'aula plenaria e i servizi informatici per assicurare il flusso di informazioni che dalla Nazione giunge ai deputati al fine di preparare buone leggi, come la rassegna stampa e i notiziari delle agenzie di stampa. Ai cittadini italiani assicuriamo il flusso di informazioni che dal Parlamento va alla Nazione, ad esempio mediante il sito web www.camera.it, per la pubblicità dei lavori parlamentari e per realizzare così la trasparenza democratica. Vi sono poi i servizi informatici erogati per le attività dell'amministrazione della Camera, quali la gestione del personale, la gestione contabile, l'inventario dei beni, eccetera. Grazie infine alla realizzazione di progetti informatici, curiamo la nascita di nuovi servizi informatici e l'evoluzione di quelli esistenti. Il servizio informatica. Noi forniamo circa 200 servizi informatici. Sono erogati agli onorevoli deputati, alle direzioni legislative, alle direzioni amministrative, ai dipendenti in genere, ai cittadini. Il servizio informatica comprende 67 addetti, dei quali 60 sono tecnici informatici. In quanto al numero di tecnici informatici, siamo il 4º servizio di informatica tra i parlamenti europei. Il budget annuale è pari a 20 milioni di euro. Diamo assistenza a circa 3.000 utenti con postazioni PC distribuiti tra 11 edifici. Le sale laboratori sono 2, con circa 200 server fisici e 350 server virtuali. Il collegamento alla rete internet ha una capacità complessiva di 200 megabit per secondo. Web semantico storia.camera.it. Qui cito a titolo d'esempio un nuovo servizio informatico introdotto di recente, che impiega il Web 3.0, ovvero il web semantico. Il portale storico è utilizzabile su internet all'indirizzo storia.camera.it. È un servizio informatico molto innovativo, poiché impiega Open Linked Data, cioè Web 3.0. Il modello ITIL. Nel 2007 uscì il modello ITIL V3,
il servizio informatica decise di introdurlo per migliorare il governo dell'IT e la gestione dei servizi IT erogati alle utenze. Nel 2008 furono svolti corsi di istruzione per i dipendenti del servizio informatica. Questo è un diagramma riassuntivo dei 5 libri di ITIL, che ammontano a 1400 pagine circa. Vi sono descritti numerosi processi. Qui, evidenziati in giallo, sono i primi 9 processi che noi abbiamo automatizzato o stiamo automatizzando grazie a CMD Build. Di questi processi, il Service Portfolio Management, il Service Catalog Management, l'Information Security Management e il Service Asset e Configuration Management appartengono ai primi 3 libri. Al libro Service Operation appartengono i 5 processi di Event Management, Request Fulfillment, Access Management, Incident Management e Problem Management. Processo catalogo dei servizi IT. Il processo di Catalog Management è uno dei primi processi ad essere realizzati, in genere subito dopo il processo di Incident Management. Come sappiamo, un processo ITIL è caratterizzato da un evento iniziale che innesca un flusso ordinato di attività di addetti informatici che si conclude con il risultato finale del processo. Se attribuiamo la responsabilità della corretta definizione del processo a un dirigente, se attribuiamo ad un responsabile la corretta esecuzione delle attività del processo, se ripetiamo tutto questo per tutti i processi che costituiscono ITIL, noi miglioreremo la direzione di informatica a vantaggio dell'organizzazione che la impiega. Processo catalogo dei servizi IT. Il catalogo dei servizi IT consente alla direzione di informatica di presentare alle utenze i servizi IT che sono loro offerti. I servizi IT devono essere presentati in un formato comprensibile agli utenti, così da essere per loro utile. Questa è la parte del catalogo pubblicata agli utenti. Ad ogni servizio IT, poi, sono collegati uno o più servizi tecnici non visibili dagli utenti che descrivono il servizio IT in termini informatici e che sono fondamentali per l'erogazione dello stesso. I servizi tecnici, inoltre, sono collegati ai componenti informatici o CI, Configuration Item, necessari per l'erogazione del servizio IT. A me sembra che il catalogo dei servizi IT sia un poco come la punta dell'iceberg, piccola parte visibile, ma con una montagna che la sostiene sotto. E la montagna è tutto il resto del CMS, il Configuration Management System. È nella costruzione del catalogo dei servizi IT che ho avuto la conferma della validità del sistema CMD Build, quale strumento agile e flessibile, che non penalizza affatto in caso di ripensamenti o estensioni del Configuration Management System, in questo caso Configuration Management Database, in occasione della definizione o della variazione di attributi o di entità durante l'evoluzione del sistema di automazione. CMD Build consente di automatizzare gradualmente e di migliorare. Perché CMD Build? CMD Build è stato scelto per le motivazioni che vedete qui elencate. In primo luogo, è un sistema software open source. Questa in corso è la seconda legislatura in cui l'alta dirigenza della Camera ha confermato che questo tipo di software è da preferire rispetto al software di tipo proprietario. Inoltre, alla data della scelta, CMD Build aveva buone referenze e c'erano almeno 2 organizzazioni da me visitate
che erano molto soddisfatte del suo impiego. Infine, CMD Build segue da vicino il modello ITIL, così da consentire l'impiego di dati, di flussi e di regole perfettamente aderenti al modello ITIL. Consente anche eventuali eccezioni per i necessari adattamenti del modello alle particolarità dell'organizzazione che lo adotta. Il modello ITIL va adottato e adattato dal DB delle attività al Service Catalog. Ecco un immediato beneficio che abbiamo ottenuto con la realizzazione del processo del catalogo dei servizi T. Il beneficio fu ottenuto per il processo di incident management. Si trattava dell'attività di escalation dell'incident, vale a dire del coinvolgimento dei livelli superiori di supporto degli incident. Per anni avevamo utilizzato tabelle con l'indicazione delle attività e delle conoscenze di analisti e sistemisti. Con esse determinavamo le liste dei destinatari degli escalation in caso di incident non risolti dal primo livello di supporto. Le liste di distribuzione così ottenute si dimostravano sempre inadeguate perché carenti o non aggiornate. Per anni non c'è stato verso di impiegarle utilmente. Non appena elencammo i servizi T e attribuimmo gli incident ai servizi T, tutte le difficoltà scomparvero immediatamente. Tutti i servizi T hanno un service owner, un service manager e alcuni service consultant. Sono questi i naturali destinatari dei messaggi di escalation per malfunzionamenti non risolti dal primo livello di supporto. Impiegando il catalogo dei servizi T, le difficoltà precedenti sono immediatamente scomparse. Il censimento dei servizi T. Il primo passo della realizzazione del catalogo dei servizi T è il censimento e la classificazione dei servizi T erogati alle utenze. Questa è attività di alto livello, per la quale devono essere coinvolte le utenze e la direzione di informatica. Inoltre la classificazione e le descrizioni devono essere realizzate per approssimazioni successive, così da rispecchiare i punti di vista dell'alta direzione e degli utenti. L'estrema flessibilità dello strumento CMD Build si è rivelata preziosa per la preparazione delle varie versioni. Per chi fosse interessato a vedere sulla rete internet validi esempi di cataloghi di servizi T realizzati, suggerisco di accedere a quelli delle università californiane di Stanford e di Santa Cruz. CMD Build per il CMS. L'automazione dei processi ITIL viene agevolata dal CMS realizzato con CMD Build. Sappiamo che il CMS è il repository dei dati che descrivono la configurazione del sistema informatico. I dati sono costituiti dai CI, che in inglese sta per Configuration Item, ma che io interpreto in italiano anche come componenti informatici, così da avere le stesse medesime iniziali, CI appunto. I servizi T del catalogo dei servizi sono collegati da CMD Build ai servizi tecnici e tramite di questi ai CI. Noi abbiamo anche altri CMDB che per motivi contingenti non possono essere migrati a CMD Build. Noi intendiamo federare questi CMDB tra loro. Prossimi passi. Uno dei prossimi passi sarà quello di automatizzare il processo di financial management e quello di event management. Il processo di financial management servirà a migliorare la gestione del budget, vale a dire la gestione finanziaria degli asset, cioè i beni e i mezzi,
e delle risorse utilizzate per la fornitura dei servizi IT. Il processo di event management consentirà di migliorare il monitoraggio del corretto funzionamento dei servizi IT e dei servizi tecnici. Questo avverrà attraverso l'adozione di strumenti che esaminano molteplici input e ne filtrano alcuni, ne corredano altri e generano segnalazioni di attenzione o di allarme per il personale operativo. L'automazione di questi due processi consentirà di migliorare le aree del Service Strategy e del Service Operation. CMD Build per il portfolio. Sarà anche realizzato il processo di Service Portfolio per gestire i servizi richiesti o proposti e progetti in corso e quelli ritirati, in modo da seguire tutto il ciclo di vita dei servizi IT forniti agli utenti. Il processo di Service Portfolio dei servizi IT mira a scegliere bene i servizi IT da realizzare, mentre il Program e Project Management mira a realizzare bene i programmi e i progetti da realizzare. Grazie a CMD Build intendiamo realizzare lo strumento a supporto delle attività del responsabile del processo di definizione, analisi e approvazione della realizzazione o variazione di servizi nuovi o servizi da variare. Sempre con CMD Build intendiamo realizzare lo strumento per la gestione del portfolio dei progetti informatici, con l'obiettivo di monitorare programmi e progetti da realizzare. Il metodo di gestione progetti PRINCE2. Nel 2009 il servizio informatica decise di introdurre il metodo di gestione progetti PRINCE2 e nel 2010 abbiamo formato la maggioranza dei dipendenti del servizio informatica. Il manuale del metodo PRINCE2 è ora disponibile in italiano e questa è la copertina del libro. Con l'impiego di PRINCE2 intendiamo migliorare la realizzazione di tutti i progetti informatici. Vogliamo anche migliorare il governo dei progetti realizzati dagli appaltatori, vale a dire in outsourcing, e il monitoraggio dei progetti in corso di realizzazione. CMD Build per i progetti IT. Con CMD Build intendiamo anche realizzare un catalogo dei progetti informatici. Il catalogo dei progetti servirà a supportare le attività dei capi progetto per la gestione dei progetti. Sarà anche realizzato il repository della documentazione di tipo PRINCE2 dei progetti. Il catalogo dei progetti, inoltre, consentirà alla direzione di monitorare i progetti in corso di realizzazione. Sarà realizzato un cruscotto per il monitoraggio dei progetti. I progetti saranno monitorati in base a tempo, costi e qualità all'inizio, poi anche in base a rischi, ambito e benefici. Automatizzare per migliorare. Questa è la sintesi del mio intervento, con il quale vi ho descritto la nostra esperienza di impiego di CMD Build per automatizzare i processi del servizio informatica. Solo se si automatizza si può misurare, solo se si misura si può controllare, solo se si controlla si può migliorare. Grazie per l'attenzione e grazie molte agli organizzatori.